Il gioco di carte che cambiò il mondo. Immagina di voler giocare a Dungeons and Dragons, ma di non avere il manuale. Cosa fai? Ti arrendi? Non se ti chiami Richard Garfield. Lui decide di inventarselo da solo quel gioco, dando vita a un'idea che cambierà per sempre il mondo degli hobby. Oggi raccontiamo come una piccola fissazione sia diventata il fenomeno globale che conosciamo tutti, Magic the Gathering. Tutto inizia con un Richard giovanissimo che, cresciuto tra Bangladesh e Nepal a causa del lavoro di suo padre, impara a comunicare con i coetanei senza parlare la lingua, usando solo biglie e carte. Quando torna negli USA e scopre finalmente D&D, resta folgorato dalla libertà del gioco, ma non dalla sua complessità. Così per anni scarabocchia un'idea tutta sua chiamata Five Magics. Facciamo un salto al 1991. Richard è un dottorando in matematica e prova a vendere un gioco con dei robot a una minuscola startup, la Wizards of the Coast. Il capo, Peter Adkison, gli dice: bello il gioco dei robot, ma è troppo costoso da produrre. Ci serve qualcosa di tascabile, veloce, da giocare nelle pause tra una sessione e l'altra delle fiere. Richard va a farsi una camminata in montagna e, davanti alle cascate di Multnomah, all'illuminazione. Prende il suo Five Magics e lo trasforma in carte collezionabili. Un mazzo che non è più solo un mazzo, ma il tuo grimorio personale, la tua identità di mago. Il gioco all'inizio si chiamava semplicemente Magic, ma per gli avvocati registrare un nome così generico era un suicidio legale. Provarono con Mana Clash, ma non convinse nessuno. Alla fine aggiungono il sottotitolo The Gathering. Al lancio nel 1993 sono così al verde che devono convincere degli investitori durante una cena per rimediare i primi $40.000. Portano 2,5 milioni di carte alla fiera Gen Con e boom! Sold out totale in pochi giorni. In soli 3 mesi Magic venderà 10 milioni di carte. Oggi quel gioco ha più di 50 milioni di giocatori, collaborazioni con i brand più famosi del pianeta e tornei con premi da capogiro. Le carte dell'edizione Alpha vengono vendute a cifre a 6 zeri e quel piccolo riempitivo ha dato ufficialmente inizio all'era dei giochi di carte collezionabili.